Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele e quello che oggi ho tra le mani non è l'iPad Air, anche se gli somiglia tantissimo, ma si tratta del nuovo Chewy iPad Plus, un bellissimo tablet da 11 pollici. Chewy, sicuramente questo nome non vi è nuovo, in quanto vi ho già recensito diversi loro prodotti negli ultimi mesi, in quanto si tratta di un marchio emergente che riesce a coniugare qualità e convenienza, e questo tablet non fa eccezione. E parlando di convenienza direi di partire subito dal suo prezzo, che vi mostro direttamente dal tablet sul mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals. Il Chewy iPad Plus costa dall'Italia poco meno di 250 euro, dalla Cina invece attorno ai 200 euro, anzi qualcosina in meno grazie al coupon che vi pubblico qui sotto in descrizione video. Siamo attorno ai 190 euro. E capite bene che meno di 200 euro per un tablet da 11 pollici è davvero tanta roba. Il packaging è il solito di Chewy, nella sua confezione in cartone riciclato non sarà premium ma sembra apprezzabile la scelta ecologica. Al suo interno comunque troviamo unicamente il caricabatterie con presa italiana, il cavo di alimentazione e trasferimento dati USB Type-C, oltre ovviamente al tablet. Il primo contatto con questo tablet mi ha lasciato un attimo disorientato perché sembra davvero di avere tra le mani un ben più costoso iPad Air. La qualità costruttiva è davvero alta e supera, almeno a mio parere, il prezzo a cui viene venduto. A partire dal bel vetro anteriore con cornici super sottili e moderni aggiungerei, passando per la scocca interamente in alluminio con un feedback tattile davvero inaspettato direi. Davvero belli i bordini diamantati, non so se riuscite a vederli in questa inquadratura, sì, sono un po' in stile Apple per restare in tema. Nonostante le dimensioni è davvero leggero, pesa infatti 500 grammi, io l'ho utilizzato senza nessun problema come monitor per il mio DJI Mavic 2 Pro, fantastico. E al tempo stesso è anche molto sottile, soli 7 mm. 5 in realtà, se non consideriamo i 2 mm rubati dalla bruttissima fotocamera sporgente. Oh ragazzi, ditemi quello che volete, ma a me queste fotocamere sporgenti che ora vanno tanto di moda non mi piacciono proprio. Vabbè, capisco che siano una scelta obbligata da parte delle case costruttrici, dei produttori, per ovviare alle dimensioni sempre più compatte e sottili dei loro prodotti, però avrei preferito una tavoletta in alluminio completamente piatta, rinunciando anche alla fotocamera posteriore che, come sapete, sui tablet è abbastanza superflua e quasi sempre di qualità abbastanza scadente. Ma tant'è, da segnalare la presenza anche del flash LED qui sotto che fa davvero molta luce. Presenti anche dei contatti magnetici per collegare una tastiera esterna. Tastiera al momento non disponibile, come non è ancora disponibile una penna dedicata a questo bel display, che sarebbe davvero tanta roba. Lungo la cornice troviamo due microfoni, ingresso USB Type-C per alimentazione e trasferimento dati, tasto di accensione che purtroppo non nasconde nessun sensore biometrico per le impronte digitali, due tasti per controllare il volume, un terzo microfono penso per la soppressione del rumore di fondo, speaker stereo sia da una parte che dall'altra, oltre ad uno slot che, attenzione, non permette di inserire una SIM telefonica. Purtroppo questo tablet non ha nessun modulo 4G, ma è unicamente adibita ad una micro SD esterna per espandere la memoria di archiviazione. La sua connettività è affidata al Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. E come avete visto manca anche un ingresso jack per collegare delle cuffie con il tanto amato filo cavo. Ok, è una cosa vecchia, ma considerando che su un tablet abbiamo tanto spazio a disposizione, l'avrei gradita. Un altro grande punto di forza di questo Chewy iPad Plus è sicuramente il display. Guardate quanto è bello. Ok, mi sa che devo ridurre un attimo la luminosità, che è davvero altissima, si vede molto bene anche sotto
luce diretta, altrimenti andrà ad accecare la mia telecamera superiore. Display IPS da 11 pollici in risoluzione 2K sRGB del 100%. È in formato 4 terzi, che sembra una cosa scontata, ma credetemi amici, non è così. Io ho provato tanti tablet e sono quasi tutti 16 noni, ma anche 16 decimi, e questa cosa non mi piace proprio perché ti obbligano ad utilizzarli in modalità orizzontale. A me piace utilizzare i tablet in verticale, chiamatemi vecchio. Andiamo a riprodurre un video in 4K in modo che anche voi possiate rendervi conto delle qualità di questo bel display. I colori sono belli vividi, accesi, sembra quasi un display AMOLED, molto bello. Anche i neri sono molto profondi, ottimo il contrasto e persino l'angolo di visuale è davvero accettabile, anzi molto buono. Vi lascio gustare ancora qualche immagine. Questo è un po' il mio video di prova per tutti i tablet portatili, davvero soddisfatto da questo bel display. L'unico appunto è che trattiene davvero tanto le ditate, non so se riuscite a rendervene conto, però ce ne sono già tantissime. Sotto il cofano troviamo tanta memoria di archiviazione, ben 128 GB espandibili, 4 GB di RAM e processore MT8183, coadiuvato da CPU, GPU Mali G72. Non un mostro di potenza, è vero, potete vederlo anche voi da questo benchmark, però è adatto per qualsiasi tipo di utilizzo, più che sufficiente. Dalla navigazione internet senza particolari impuntamenti a YouTube, Netflix, fotoritocco leggero e persino gaming non troppo spinto. Di positivo questo processore non molto spinto e non troppo esoso di risorse permette di allungare la sua autonomia. Io sono arrivato a poco più di 2 giorni di utilizzo con una singola carica. La qualità dei 2 speaker audio stereo è buona, a patto di non esagerare troppo con il volume. Le 2 fotocamere invece, lo vedete, non brillano particolarmente, sono buone giusto per le videochiamate, ma diciamo che su un tablet come questo trovare delle fotocamere di qualità è davvero raro, se non è impossibile. In conclusione amici, questo Chewy iPad Plus, al netto di qualche piccola mancanza, mi ha davvero soddisfatto, è davvero bellissimo e almeno a mio parere vale ben più di quel che costa. Ora non sommergetemi di dislike, ma come qualità costruttiva a mio parere siamo quasi ai livelli di Apple, e non sto scherzando amici. Io ho potuto provare entrambi i prodotti, sia l'iPad Air, l'ultimo modello, sia questo Chewy iPad Plus, e ad un occhio poco attento, senza accenderli e notare la presenza di Android 10 qui sopra, potrebbero quasi essere scambiati. A chi lo consiglierei? Lo consiglierei sicuramente a chi è in cerca di un bel tablettone economico, perché sì, un tablet da 11 pollici a poco più di 200 euro è davvero economico, e vuole usarlo per navigare, guardarsi qualche film su Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, ma anche per lavorare nel suo piccolo. Il display è davvero bellissimo e se arriverà mai un pennino dedicato sarà tanta roba, e anche per giocare senza troppe pretese. Se volete acquistarlo vi lascio tutti i link d'acquisto con eventuali coupon qui sotto in descrizione video. Invece coupon aggiornati, perché questo prodotto andrà sicuramente a ruba, li troverete sempre sul mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione, insieme al mio gruppo Facebook e al mio canale Instagram. Entrateci. Ora ragazzi, mi piacerebbe sapere la vostra opinione su questo Chewy iPad Plus. Vi piace? Non vi piace? Lo acquistereste oppure no? L'avete già provato? Non mi interessa? Fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, e per dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, potete supportarmi molto semplicemente, come? Lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. Guardate come sono bello amici, o forse no, la camicia è la stessa, devo ancora cambiarmi. Comunque godetevi i miei video se vorrete su questo bel tablettone. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre qui su Addicts to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!